Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, anche ascendente Capricorno, anche l'uno Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di agosto 2026. Lo facciamo con il nostro approccio co-creativo, cioè andiamo a vedere cosa accade come destino e poi come adoperarci per realizzare la cooperazione con questi eventi che sono enti, entità, spiriti, dei. Chi non ha iniziato ancora il portalone, la porta che si apre una sola volta dei 14 giorni per il mese di agosto, il rituale di agosto, ti invito a recuperarlo perché ti aiuterà proprio a incarnare quello che andiamo a vedere con i tarocchi. Perché questa lettura sarà un suo naturale proseguimento, ok? E per chi non l'ha fatto ancora, ripeto, invito a farlo affinché possiate cooperare con gli eventi e non subire un destino passivo. Allora, vediamo subito. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore, libertà e prosperità. Allora, energia generale del mese, 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese di agosto, Capricorno, e quali energie potrebbero manifestarsi? Allora abbiamo 4 di coppe, regina di spade e il 2 di bastoni. Bisogna prendere un po' di decisioni qua, no? Fammi vedere, mettere un oracolo, l'oracolo delle porte. Nuove direzioni ci sono qui, vediamo l'oracolo delle porte cosa dice. Allora, la porta della prigione. Io ti voglio ricordare che quando esce la porta della prigione è proprio la prigione mentale, come se fosse un 8 di spade qua, no? Cioè, quello che ci attanaglia, diciamo, sono sempre le questioni più quasi irrilevanti per l'anima, cioè nel senso, io qua vedo una liberazione per te in questo mese, ma non liberazione dagli altri, vedo una liberazione proprio da questa prigione interiore. Cioè, allora il mese inizia così. Avrai quella sensazione di stanchezza, forse, un po' di insoddisfazione, ma non perché la vita non ti sta offrendo qualcosa, ma perché una parte di te potrebbe essere ancora rivolta verso quello che manca, verso quello che non è andato come speravi nella tua vita o verso una situazione magari che non ti rappresenta più. Il 4 di coppe non è una carta di blocco, è una carta che ti fa una domanda sincera, no? Allora, la domanda è questa: ciò che desidero davvero adesso coincide ancora con quello che sto cercando? E arriva poi la regina di spade che rompe l'incantesimo, perché porta lucidità la regina di spade. Io ti vedo avere una verità in mano qua. E io vedo che tu guarderai la vita con occhi nuovi, senza più, diciamo, quelle storie che ti sei raccontato. Vedo che ci sono delle decisioni da prendere qua, anche delle conversazioni da affrontare. La regina di spade taglia quello che impedisce alla tua anima di respirare. Ed eccola qua la soglia del 2 di bastoni, cioè dopo la chiarezza arriva una scelta, perché il 2 di bastoni mi parla di apertura di cammino, di nuovi orizzonti, di strade che iniziano ad aprirsi, cioè è il momento in cui tu guarderai oltre a quello che già conosci. Vedi, qua c'è una cartina. Cioè, quale direzione desidera prendere la mia anima, no? E tutta la stesa conduce qua. Cioè, la prigione, la porta della prigione, nella visione immaginale, è sempre un luogo interno. Molto spesso questa prigione è una convinzione o una paura o un ruolo che abbiamo. Magari è quella fedeltà, un'immagine di se stessi che ormai è diventata troppo stretta, no? Forse questo mese ti accorgerai che la porta delle tue prigioni, delle tue paure non è chiusa, cioè è socchiusa, aspetta che tu la attraversi, no? La vera liberazione nasce quando smetti di identificarti con quello che ti ha tenuto fermo, va bene? Perché tu in questo mese riconoscerai quello che non nutre più la tua anima,
fai chiarezza con coraggio e nuove direzioni iniziano proprio a chiamarti. Cioè, molto spesso tu vieni vista o visto, no? Come una persona che ha disciplina, responsabilità. Qua invece agosto è come se ti ricordasse che la responsabilità più grande è non restare prigioniero di una vita che la tua anima ha già superato fondamentalmente. La Regina di Spade ti dà verità, i due di bastoni mostra un nuovo orizzonte, ok? Sì. Vediamo adesso il tema evolutivo del mese. Andiamo a mettere due tarocchi e un oracolo. Allora, cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? Andiamo a vedere laddove farà chiarezza con la Regina di Spade. 3 di coppe, bellissimo. Wow. Paggio di coppe e poi la carta oracolo. Quale potenziale desidera emergere? Pronti, la carta del pronti. Allora, sei pronta per una nuova vita, per meravigliarti di nuovo, per emozionarti di nuovo, cioè è come se, no, tu uscissi dalla prigione e ti viene, è come se questa energia generale incomincia a respirare. Quindi perché lo vedi anche tu che c'è proprio allegria qua, no? C'è proprio una rinascita, dalla chiusura alla condivisione, dalla pesantezza alla leggerezza, dal sentirsi più soli al fatto che si creano alleanze, incontri, persone che possono camminare accanto a noi, perché il Tre di Coppe ti invita a non vivere, cioè a prendere leggerezza, perché la gioia è una forza iniziatica. Cioè, qua ti invita a celebrare, a ridere, a condividere, e queste sono pratiche spirituali, perché il cuore torna a meravigliarsi. Questo è il bambino interiore che ricomincia a fidarsi della vita. E qua mi dice che ci sarà una grande sensibilità che emergerà in te, una grande intuizione, creatività, ma soprattutto il paggio di coppe è disponibilità ancora a imparare, a lasciarsi sorprendere, a meravigliarsi della vita. Ed è proprio questa apertura che questo mese desidera rinascere dentro di te. E la parola pronti, sei pronta o pronto per tutto questo? Cioè, non sei pronta o pronto perché tutto è sotto controllo, non pronto perché non hai più paura, sei pronto o pronto perché hai deciso di fidarti come si fida il paggio di coppe. Questa carta dice che qualcosa sta maturando, no? Cioè nuove possibilità, una nuova fase, un nuovo modo di abitare la tua vita. Mm, allora ti dice sei pronta o pronto? Sì, lo sei perché la tua anima è pronta e farà di tutto per meravigliarsi, stupirsi, alleggerirsi. Sì, cioè è proprio bellissimo, vedi che cosa fa. Magari partiamo il mese così con queste riflessioni, a un certo punto si apre tutto. Ehm, Questa libertà nasce proprio da un cuore che ritrova il tuo, la gioia, la fiducia, la capacità di lasciarsi sorprendere ed è bellissimo, è bellissimo. Vediamo adesso il lavoro, denaro, missione. Cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordando che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. E qua mettiamo 3 tarocchi e un oracolo. Vediamo cosa accade. Eremita, paggio di bastoni, 6 di coppe, bellissimo. Vediamo la carta oracolo. La carta oracolo dice semplicità, la via più semplice è quella più sicura. E che cos'è questa via più semplice se non è il 6 di coppe? Il 6 di coppe ti riparla magari qualche talento sopito che avevi, non nell'infanzia, però anche un progetto rimandato, no?
E qua non vedo una corsa verso il successo, vedo una maturazione del tuo talento. C'è una lettura che mi parla di ritorno all'essenziale. Ritorno all'essenziale, fare quello che anima con semplicità, autenticità. Quindi cosa potrebbe muoversi nel lavoro? L'eremita mi dà il tema della conoscenza maturata nel tempo, quindi nel lavoro può indicare un periodo in cui quello che hai imparato, le esperienze attraversate e la saggezza accumulata diventa finalmente una luce da offrire agli altri. Quindi questa non è una carta di isolamento, no? In questo caso è il ritiro del saggio prima di condividere il proprio fuoco, ed eccolo qua. Eccolo qua il fuoco, cioè dopo l'eremita arriva un nuovo entusiasmo, può essere una nuova idea, un progetto che nasce, un desiderio creativo. Cioè il paggio di bastoni non ha ancora tutto definito, però qualcosa di tanto più prezioso, che è la curiosità, la voglia di esplorare, la capacità di lasciarsi ispirare. E poi questo sericoppe è stupendo perché nel lavoro mi indica qualche cosa che ritorna. Potrebbe essere un talento tuo dimenticato, oppure una passione del passato, oppure una parte autentica di te che forse avevi messo da parte. Cioè è come se la prosperità non arrivasse cercando qualcosa di completamente nuovo in questo mese, ma tornando a quello che ti appartiene veramente. E a volte il dono più grande è quello che magari abbiamo smesso di considerare speciale perché magari ci accompagna da sempre, no? E smettiamo di considerarlo speciale, ma quello che tu sai fare meglio. E allora la via più semplice è quella più sicura, è bellissimo perché molte volte tu magari, no, tendi a costruire, a pianificare, controllare ogni dettaglio, però la porta ti dice la semplicità non significa superficialità, significa essenza, significa togliere quello che è superfluo per lasciare emergere quello che ha davvero valore. Cioè la prosperità in questo mese arriverà quando offri alla vita ciò che sai fare con naturalezza, una cosa che magari già sai fare ma la dai per scontata. E allora, per quanto riguarda il denaro, questa lettura dice qualcosa di molto interessante, non lo rincorre, ma lo fa nascere come conseguenza di una relazione corretta con il proprio talento. La luce dell'eremita, il fuoco del paggio, la memoria del sericoppe. E quando il dono viene offerto con semplicità e la vita sa come nutrirti quando offri il tuo dono con semplicità. Quindi il denaro arriva quando fai le cose che sai già fare con semplicità o riscopri un talento dimenticato. Ok? Vediamo adesso cosa ci dicono sull'amore, cosa accade nell'amore, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore ad agosto e quale relazione desidera evolvere attraverso di te. Agosto, amore, Capricorno. 2 di spade, il mondo, caspita, e cavaliere di spade. Vediamo l'oracolo cosa dice. Vedi? Realizzazione di progetti. Allora, la realizzazione di progetti ha a che fare con il mondo. E questa è una relazione che attraversa una soglia, cioè non è una lettura di attesa romantica passiva, no. Qua viene una trasformazione, qua vedo una decisione e un movimento verso qualcosa di più completo. Quindi, allora una parte del tuo cuore potrebbe essere davanti a una scelta in questo mese. Oppure potrebbe esserci qualcosa che ancora non viene completamente detto, visto, perché il 2 di spade arriva quando abbiamo bisogno un po' di tempo per ascoltare la verità profonda, no? Quella della luna, delle emozioni. Non è necessariamente chiusura il 2 di spade. C'è proprio il momento in cui l'anima dice: ma io sto scegliendo con il cuore, ce lo voglio fare veramente, oppure sto cercando solo di non soffrire, no? Un po' questa domanda qua. E il mondo mi parla di scusami, mi parla di compimento, quindi in amore può indicare la chiusura di un vecchio ciclo e l'ingresso di una nuova fase. Cioè una relazione può evolvere perché 2 persone
smettono di parlarsi a mezzo delle proprie ferite e iniziano a parlarsi, a incontrarsi da una maggiore consapevolezza. Cioè il mondo dice: non cercare qualcuno che ti completi, ma vivi l'altra persona o incontra qualcuno con cui condividere la tua interezza, no? E il Cavaliere di Spade mi parla di movimenti, di decisioni, cioè qualcuno potrebbe accelerare qua, può arrivare una conversazione importante, qualcuno potrebbe esprimersi in modo diretto. Il coraggio di comunicare, mi verrebbe da dire qua, insomma. E questa carta qui, soltanto a mezzo di questo coraggio si possono realizzare progetti. Cioè, l'amore ad agosto non riguarda solo il sentimento, ma anche la capacità di costruire qualcosa. Allora, può essere una relazione veramente che desidera evolvere e ha bisogno di una direzione condivisa, non solo emozione, ma anche visione, mi spiego? Cioè non solo attrazione, ma possibilità di creare insieme. Quindi, allora, c'è una verità che chiede di essere ascoltata una volta per tutte. Un ciclo si completa e un nuovo livello di relazione può emergere. E il Cavaliere di Spade porta movimento. L'amore, poi dice qua, può diventare, puoi costruire l'amore non soltanto sentire, no? Le proprie emozioni. Quindi, allora, vediamo qua che dove è uscita la porta della prigione. Ritrovare la gioia col 3 di coppe, la freschezza col paggio di coppe. Adesso anche la parte sentimentale del tuo cuore viene chiamato a una nuova maturità. Cioè, non più relazioni basate sulla paura di perdere, ma relazioni che sono in grado di camminare verso la completezza, un orizzonte comune, no? Sì. Andiamo a vedere con i miei oracoli lui lei cosa ti dice l'amore. E i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dice l'amore con l'altra persona? Che movimento ha? Sì, infatti. Siamo una coppia sacra. Insieme cambieremo il mondo. Il mondo, il mondo, il mondo. Quindi c'è veramente questa volontà. Ok? Sì. Considerando anche quello che abbiamo detto, si è pronti, eccetera, però c'è una verità che deve essere emersa, no? Che chiede udienza, insomma, sì. Allora, ragazzi miei, ragazzi, fino a questo momento abbiamo visto il fatto, i fatti. Adesso andiamo ancora più in profondità per vedere come cooperare con queste energie affinché non risulti un destino passivo, no? Oltre alla porta di agosto. Andiamo a vedere adesso, con i tarocchi, l'ombra del mese qual è? Cioè il demone che desidera ascolto, il demone alleato, come lo chiamiamo nello sciamanesimo, no? Allora, l'ombra del mese, quale emozione sta cercando di raggiungerti? Quale demone con cui allearsi? I demoni sono le nostre più grandi paure, e quindi nell'ottica immaginale e sciamanica sono forze con cui allearsi, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, ragazzi nuovi. Allora, una carta dei tarocchi, ombra del mese, qual è? Sì, abbiamo il Cavaliere di Coppe come ombra del mese e vediamo la carta oracolo che andrà ad arricchire il messaggio del Cavaliere di Coppe. Detective, controllare troppo è la mente razionale. Detective. Allora, l'aspetto in ombra è falsificazione delle informazioni. L'aspetto luminoso è grandi poteri di osservazione e di intuizione. Desidero scoprire la verità. Allora, mi sembra palese, ormai ci siete arrivati, no? È la mente razionale che vuole le prove, è il mito di amore psiche, quando se non vedo non credo. Allora, il punto è questo, il Cavaliere di Coppe, l'ombra del Cavaliere di Coppe è quella di inseguire un sogno, un'idea di come dovrebbe essere l'amore secondo i parametri razionali, e non ha niente a che vedere con la verità. Cioè, non ha niente a che vedere con la verità, perché il cuore sa la verità. Allora, questa ti devi fare una domanda: ma io sto amando quello che veramente ho davanti? O sto amando
quello che desidero vedere in quella persona. Mi spiego? C'è una differenza sostanziale. Cioè, questa è la tensione tra cuore e mente. Da una parte c'è la voglia di abbandonarsi, dall'altra di controllare le emozioni. Allora, il dono luminoso di questa carta è la ricerca della verità. Quindi, la ricerca della verità non lo ottieni con il controllo. Mi fa strano che non sia uscito l'imperatore qua per farti fare la pratica dell'imperatore. Chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani ovviamente la farà in questo mese, però è proprio il controllo. Segui le tue intuizioni e soprattutto non confondere la persona che hai davanti con l'idea di quello che vorresti avere davanti, perché ciò che ci arriva davanti è ciò che è perfetto per noi. La vita, l'intelligenza della vita è superiore a quella che la nostra mente razionale può percepire, ma è un granello di sabbia, quindi tu stai facendo in questo mese una trasformazione dell'amore, cioè passare dal bisogno di rassicurazione con l'analisi, con la mente, alla capacità di incontrare l'altra persona nella sua verità. Cioè il cavaliere di coppe deve imparare che il vero amore non ha bisogno di essere analizzato, sorvegliato, ha bisogno di essere ascoltato, vissuto, e questa è l'ombra. Ma in tutto, in tutte le persone. Vediamo adesso il messaggio dell'amante mistico per te. Allora, il messaggio dell'amante mistico. L'abbondanza. Abbiamo il bisonte qua. Bisonte, aspetta. E qua dice il bisonte santo. Coprimi con la tua saggezza. Mantieniti in equilibrio attraverso le tormente della vita. Riempio la mia vita con la bontà, insegnami il cammino della gratitudine e della preghiera. Ok, bellissima questa immagine. E quale altra carta oracolo è accompagnata? Dalla madre è bellissimo, perché allora qua mi stanno, il tuo amante mistico è uno spirito, ti sta parlando con uno spirito antico, quello del bisonte, quello della terra, che non corre, non insegue, cammina con una forza calma, radicata, e la medicina che ti porta è ricordarti che la vera abbondanza non nasce dalla paura di perdere, ma dalla fiducia nella vita, come fa la madre, nella vita che sta crescendo attraverso di te. Cioè, il bisonte ti dice: puoi ricevere perché appartieni alla grande corrente di madre terra. E questo è un messaggio profondissimo per te, perché tu conosci bene la salita, le responsabilità, il peso del cammino, ma il bisonte ti insegna una forza diversa, non quella di chi resiste stringendo i denti, ma di quella di chi rimane presente anche quando tutto cambia intorno. Quindi mantieni in equilibrio, ti manterrai in equilibrio, perché hai radici abbastanza profonde da attraversare qualsiasi cosa arrivi, questo stanno dicendo. E il tema della gratitudine e della preghiera è bellissimo, perché questa è la chiave dell'abbondanza. La gratitudine, cioè, noi diciamo grazie a tutto. La preghiera è entrare in ascolto, no? Con la vita. Quindi ti dice: radicati nella fiducia, bisonte e madre, attraversa le trasformazioni senza perdere il tuo centro e riconosci i doni già presenti nella tua vita per riceverne altri. Quindi queste due carte mi dicono che l'amante mistico, spirito guida, ti darà la consapevolezza di essere parte del grande cerchio della vita. Quindi questo mese non è che devi conquistare regni, no, devi ricordarti di essere già figlio della terra e del cielo stellato, come ti ho spiegato nel podcast sulla mente, che ti ho consegnato la formula dell'immortalità, che sono figlio della terra e del cielo stellato. Bellissimo. Allora, adesso come gesto rituale la porta
dei 14 giorni, fondamentale. Insistiamo anche sull'imperatore, anche se non è uscito qua. Chi fa la pratica dei 21 giorni è tutto inserito, sta qua sotto all'info box, ok? Allora, un'ultima carta su come devi stare, la disposizione interiore, su quale la disposizione interiore che ti permetterà di collaborare con quello che agosto desidera far nascere dentro di te. Brilla intensamente. Allora, non è un errore dare a te stesso, a te stesso. Alcune persone lo daranno per scontato, altre possono, cioè non dare retta al parere degli altri, non permettere alle brutte energie di spegnere la tua luce. Brilla intensamente, si riferiscono soprattutto alla prima parte del mese, primi giorni in cui c'è questa porta della prigione. Brilla intensamente. Ricordati che il tema evolutivo del mese è quello di meravigliarsi di nuovo, andare a cena, condividersi. Sei pronto o pronto per tutto questo? Fare ciò che tu hai già un talento, no? Non darlo per scontato. Brilla intensamente e realizzerai un capolavoro in questo mese, ok? Quindi ragazzi miei, ragazzi, io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.